Intanto vi chiedo di segnarmi al mio canale se non l'avete fatto, se l'avete fatto vi ringrazio. Comunque sia, cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a parlare un po' della storia dei salumi, secondo gusti e abitudini. Come abbiamo già detto in più volte, i salumi è una realtà pazzesca, una realtà vasta, ogni zona, ogni regione, ogni nazione fa i suoi. Addirittura ho scoperto che fanno dei salumi buonissimi in Cina, ho scoperto, ora non è che me ne sono stupito, però non pensavo a una cosa del genere. Farò anche un video su questo tipo di salumi, le devo un attimo reperire e ci farò anche un video. Comunque sia, che la storia dei salumi sia lontana nel tempo è chiaro a tutti. Interessante però è vedere come si sono differenziate le preparazioni nelle zone d'Italia, seguendo le tendenze dei gusti e delle abitudini. Ok, fino a qui ci siamo. Sarebbe a dire, se voi dividete virtualmente l'Italia in 3 fasce, vi rendete conto, ci rendiamo conto che effettivamente vengono fatti 3 fasce di salumi differenti. Poi lasciamo stare quelle poi mischiate nel mezzo che si sono, diciamo così, tra virgolette imbastardite, però in linea di massima abbiamo la fascia del nord, la fascia centrale e la fascia del sud. Ok, per esempio nelle regioni del nord, quello più diciamo di montagna, la tradizione si avvicina a quella europea. I salumi sono soprattutto affumicati con sentori di legno e di bosco. Per esempio, restando sempre nel nord, il Piemonte, il Veneto fino ad arrivare in Emilia Romagna, la tendenza è le preparazioni anche cotte di influenza celtica: prosciutto cotto, mortadella, spalla cotta, cotechino, eccetera, e salame cotti, ci sono anche questi qui. I sapori sono più dolci anche nei crudi, la salatura meno prepotente. Ok? Per farvi capire, si usa molto, no? Il prosciutto cotto, un pochino più dolciastro, abbiamo il cotechino, si usa tanto, certo, anche dalle altre parti, però è molto meno usato il cotechino, nel sud è molto meno usato, da noi si usa stretto e volentieri nel periodo quello natalizio, poi il resto dell'anno il cotechino da noi non usa molto, mentre invece la parte del nord lo fanno come abitudine. E ora passiamo alla parte centrale. Io sono un po' di parte, essendo qui toscano. Nel centro della penisola, dove l'origine culinaria è etrusca e latina, le tendenze della produzione del crudo sono piuttosto saporite. Il pepe ne fa da padrone e le erbe sono molto prepotenti. Tipo, un esempio, la nostra meravigliosa finocchiona o i nostri fantastici prosciutti della Garfagnana impepati o la nostra spalla fiorentina. Ok, abusiamo tanto di queste spezie. E ora spostiamoci nel sud. Visto le incursioni che ci sono state, intensità elevate dal mondo greco, dal mondo arabo, dal mondo spagnolo, hanno tramandato a questi salumi un sapore molto speziato, tipo un esempio la ventricina abruzzese, la salsiccia calabrese, l'anduia, che è praticamente un salame spalmabile. Fateci caso, sono molto molto speziate rispetto a quelle altre fasce. Attenzione, NB, è meraviglioso così, perché almeno abbiamo una vastità, dove andiamo, assaggiamo cose completamente differenti l'una dall'altra, ma tutte cose buone, tutte cose assolutamente buone. Il bello è questo. Volevo un po' parlare della storia, da dove comincia, da dove sappiamo noi, da dove possiamo sapere noi, da dove è cominciata la storia dei salumi. Addirittura sono state trovate nella tomba di Ramses III, se non mi sbaglio, sì, sono state trovate addirittura avanti 4000 avanti Cristo, sono stati ritrovati delle scritte riferenti alle cosce di prosciutto, delle salsicce. Vi metto qua giù la foto per farvi un attimo capire. Stessa cosa
nell'antica Grecia, dove gli insaccati erano conosciuti e apprezzati. In Italia, intorno a Mantova, si sono trovate tracce di lavorazione di carne di maiale risalenti al V secolo. Io vi dico che noi abbiamo trovato, ma sicuramente vi fa capire bene se abbiamo trovato gli insaccati agli egizi, e figurati, noi siamo arrivati sicuramente più tardi. Ovviamente sono state trovate tantissime tracce di salumi ai romani. I romani avevano bisogno, andavano in battaglia, avevano bisogno di conservare, lì per lì uccidevano un maiale e altri animali e venivano conservati in maniera che gli duravano per il tragitto. Un esempio lampante sono quelle delle coppiette, le coppiette di o suino o cavallo, perché inizialmente erano coppiette di cavallo, avevano tanti cavalli, man mano che i cavalli si ammalavano, facevano queste coppiette. Vi metterò anche qui il link per vedere. Comunque se le mettevano in tasca, queste coppiette le coppiette praticamente venivano messe delle strisce sul fuoco quando la notte si stava spegnendo, era molto lieve. La mattina la trovavano questa carne essiccata, la insaporivano con un pochino di erbette, così. Comunque qui vi metterò il link, e poi se le mettevano in tasca, ok? E queste man mano, come degli snack, man mano gli davano energia mentre camminavano. La parola salume deriva dal latino, che vuol dire conservare, conservare per mezzo del sale, una parola generale, no? Se ci pensate effettivamente è vero. I romani erano anche famosi nel lavorare le loro cosce di maiale, che erano ricercate e pregiate. Un esempio, la via Panisperna a Roma potrebbe indicare la diffusa presenza di questo alimento, che sta nel comporre la parola con pane e perna, pane e prosciutto. Nel Medioevo erano già nate le prime botteghe di salumi, erano le norcinerie e i norcini, dove già lì si lavorava la bestia, si essiccava e si vendeva. Già a quel tempo ne abbiamo questa grossa cultura. Oggi la tendenza è sempre più nella creazione di prodotti di alta qualità, sempre nel rispetto però della tradizione, come avete visto ora, no? Come abbiamo parlato. Come detto più volte, le tecniche di dare vita a un buon prodotto seguono uno schema ben preciso. La scelta delle carni migliori, la scelta della salatura e il sale buono è fatto in una certa maniera, la scelta della speziatura secondo le ricette e infine, una delle cose più importanti, la stagionatura, che se ben fatta permette al prodotto di venire perfetto. Ok? Vi ho voluto dire tutte queste cose perché è importante sapere quello che stiamo facendo, è importante prendere possesso di tutta questa cultura per cercare anche di capire l'orientamento che noi vogliamo dare a un salume, da che parte viene, dove proviene, del perché. È giusto così, io credo che sia giusto in questa maniera, è giusto capire le origini di questo salume importante. Cerco in qualche maniera di trasmettere questa passione anche nella conoscenza, non solo nella conoscenza nell'atto in se stesso di fare un salume, ma anche l'amore da dove viene, del perché siamo arrivati a oggi con queste delizie. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato di vostro gradimento, cercherò di farne anche altri, a parte la parte, come detto, esecutiva, cercherò di farne anche delle parti informative. Avrei piacere magari condividere con voi queste parti, se avete qualche cosa in più da dire ditemela, aiutatemi, no? Ditemi una vostra provenienza, un vostro parere, ok? Io e Cocò, che stamani non c'è, non la trovo, vi salutiamo, ok? Mi raccomando, mettetemi like, iscrivetevi al canale e via discorrendo, fatelo!